Buongiorno, eccoci. Siamo in un parcheggio di Maspalomas, vicino alla spiaggia, vicino alle dune. È proprio un parcheggio, è vero e proprio. Comunque, se noi stiamo all'interno del parcheggio, nessuno ci può dire nulla. Siamo vicini all'hotel Riu, che è quello laggiù in fondo, siamo in mezzo alle case. Il villaggio turistico di Maspalomas è molto edificato, quindi ci dobbiamo un pochettino arrangiare. Adesso vado a prendere un po' di pane e quindi la mattinata poi proseguirà. Andremo a fare anche un po' di bagni. Bocaddio! Pronti per una giornata al mare? Nuovamente con Francesco e Isabel che è dietro con Mauro. Al sud, Ci hanno raggiunto. Maspalomas. Esatto, ci hanno raggiunto più al sud e assieme andiamo a prendere un po' di sole, vediamo se riusciamo a fare un bagnetto Certo, e così è. lo faremo per voi. Eccoci, arriviamo anche noi, ci siamo anche noi. È il secondo giorno che siamo qui alle dune di Maspalomas. Il nostro viaggio momentaneamente ha una sosta. Durante i viaggi abbiamo bisogno ogni tanto di fermarsi per riordinare le idee e anche un po' per riposarci, perché, ripeto, i viaggi sono impegnativi e quindi tendono a essere un po' faticosi. Quindi ci siamo fermati qualche giorno qua, il posto è delizioso. C'è una bellissima spiaggia naturista, quindi probabilmente non riusciremo a riprendere tantissimo perché, come ben sapete, il naturismo su YouTube non è consentito. Per cui comunque oggi ci rilassiamo, giornata qua. Avviciniamoci alla spiaggia che andiamo a vedere se riusciamo a prendere anche un lettino. Nelle dune Dunose, di Maspalomas. vai. La lunga spiaggia delle dune, 6 km di spiaggia, con un passaggio, uno struscio continuo sul bagnasciuga. Questa zona cintata tra le dune di Maspalomas è una zona di recupero delle piante che si chiamano balancones, perché si stanno estinguendo anche per il passaggio continuo di persone lungo queste dune. E quindi qui è vietato l'accesso in queste zone cintate e stanno proprio recuperando queste piantine che vedete qua. E chi c'è schioda da qua? Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Dopo un paio di giorni di relax, anche tre, che sono coincisi con il weekend che abbiamo dedicato qua alle dune di Maspalomas, il viaggio deve riprendere. Il posto è bello, merita, un po' tanto turistico, ma merita comunque, perché i turisti si spargono bene, è talmente ampio. E quindi si riparte. Carletto è sempre qui nel suo parcheggio, non si è mosso da qui e ci siamo mossi solo noi a piedi. Ora però lo facciamo muovere, accendiamo il motore e ripartiamo. Fatte altre 150 euro di spesa, noi andiamo a botte di 100, anzi stavolta mi ha speso anche poco, 150, 170 ogni 15 giorni, va bene, ma anche 10, anche 10, sì, ci sta, è roba buona però, roba buona, perché al Mercadona, soprattutto alla rosticceria fresca, è molto valida. Eccoci arrivati al faro di Maspalomas, la punta più a sud di Gran Canaria. Qui c'è un casino esagerato, non eravamo più abituati a questa confusione nelle altre isole. Guardate un po'. Allora, abbiamo cercato di sostare al faro di Maspalomas, ma era praticamente impossibile. È ora di pranzo, c'è una confusione totale. Proseguiamo e proviamo ad addentrarci un po' all'interno, a vedere se troviamo un po' di tranquillità che noi principalmente prediligiamo. A noi non dispiace neanche andare nell'interno. Siamo a Dayaguares, a 307 metri di altezza, lungo una valle dove hanno edificato questa diga per bloccare un po' di acqua ed avere un rifornimento di acqua. Mi sembra che acqua ce ne sia pochina qui. Comunque queste dighe, che qua chiamano embalse, sono qua e ce n'è un'altra là sopra dove probabilmente ha un pochettino più di acqua. Comunque molto carino il posto. Finalmente un po' di pace dopo tanta confusione che abbiamo avuto lungo costa. Ora qui siamo sulle montagne, un po' più all'interno e c'è un silenzio assoluto. Sta benissimo.
Oh, che bello, un po' di verde, un po' di montagne. Erano un po' di settimane che non le vedevamo queste conformazioni rocciose e piante su queste isole canare. Ora siamo al Mirador di Ayagaures. Siamo a 490 metri sul livello del mare e siamo in questo canyon, in questa valletta molto stretta. Si sale da una parte, poi si scende sulla strada affiancata che però sale e porta in alto e in questi mirador stupendi. Ho fatto voletto sul canyon che dà un po' una bella impressione di quello che noi possiamo godere e ammirare da questi punti dell'isola. Arrivati al camping El Piniglio, parcheggiamo e Mauro già sta chiacchierando. Abbiamo trovato dei nostri follower polacchi e sta facendo due chiacchiere, quindi ci fermeremo qui, mi sa un paio di giorni, così facciamo due chiacchiere anche con loro. Anche in Gran Canaria, anche qui a questo campeggio che si chiama El Piniglio! El Piniglio, abbiamo trovato dei nostri follower, dei nostri amici che ci seguono già da tempo, che sono Roberto e Alessandra. Hola. Anzi, bisognerebbe prima le donne, che sono Alessandra e Roberto. Vengono dalla Polonia, Hola, buena. da Cracovia. Buenas Cracovia. tardes, sí, verdad. Però vivono aquí. ¿Es sí? bueno? Sí. Oh, da Perfetto. mucho tiempo vivono aquí. Ci seguono dai tempi in cui abbiamo fatto i video con Roberto, Rita e Dadino, e quindi sono molto affezionati anche al nostro canale. Comunque vi salutiamo da Gran Canaria. E un bacio E a tutti! Un bacio a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Allora ci vediamo. Grazie amici. Ecco che i nostri affezionati follower sono ormai marchiati, hanno il nostro adesivo. Perfetto. Amici di Grazie. Selironic! Ciao, gracias! Eccoci arrivati al camping El Piniglio. Siamo qui tra le montagne di Gran Canaria e ci godiamo una serata, forse due, non lo so, ora vediamo, in mezzo a queste montagne molto rilassanti. Dopo 3 giorni di mare ci può stare. Il sole ancora giù all'orizzonte bacia le vette delle montagne. Eccola qua. Questo è il camping. Noi abbiamo qui José Fleiter, il responsabile, e Antonio. Antonio. E la signora, la mujer. Ci sono anche una cosa che piace tanto alla Betty. Le mini case, ossia i bungalow. Questi, guardate che carini. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sei allegro stamattina? Stamattina sì. Abbiamo trascorso una bella notte qui al camping El Piniglio, a 10 km dal mare, e si è stati bene, in mezzo al verde, in mezzo al canyon. Siamo stati benissimo. Sono gentilissimi loro, il posto è stupendo, l'unica cosa è che siamo in mezzo a una valle, quindi il sole arriva alle 10:30. Stamattina faceva un freddo pazzesco. Comunque il posto merita davvero, quindi non lasciamoci prendere da queste temperature No. futili,
e venite a provare questo campeggio Piniglio. Anche se qui siamo solo a 200 metri sul mare e ora lasciamo il campeggio e saliamo ancora più su, in montagna. Giusto per darvi un'idea dove si trova questo campeggio, ora ve lo mostro sulla carta. Questa è tutta l'isola di Gran Canaria e noi siamo esattamente qui. Quindi la parte molto più a sud, a una decina di chilometri dal mare. E ora cerchiamo di salire un po' in montagna, proseguire, vediamo un po' dove fermarci. Stiamo salendo e in queste montagne dalle palme si passa agli abeti. Strada tortuosissima questa che porta all'interno dell'isola di Gran Canaria. Una strada proprio di montagna perché è un continuo tornante e è il paradiso dei ciclisti quest'isola, l'interno dell'isola, proprio perché ha queste strade che salgono ripide, tutte a curve e attraversano le valli, superano i passi e vanno verso le numerose montagne di questo interno dell'isola. Stupendo! È una cosa spettacolare quest'isola montuosa in mezzo all'oceano. Qua siamo in mezzo all'oceano, quindi esce fuori questa montagna di lava. Questa è, probabilmente lo sarà anche Tenerife, lo vedremo prossimamente. È veramente una cosa spettacolare, bellissima, bellissima. La vegetazione in questo punto dell'isola è stupenda. Troviamo da palme ad agrumi, a pini, siamo a circa 600 metri d'altezza, è meraviglioso, è particolarissimo. Orange, sí. Deliciosa. Naranja. Tieni Betty, naranja. Mira, Gracias. Eso es un mandarino. sí. Tenemos marzipan, cheese, banana, alcohol, confiture. Igual, amarillo, blanco, uno. Sí, pero es igual. Gracias. Esto es Diego con todo el producto original de Gran Canaria.
abbiamo messo, o meglio Mauro ha messo il nostro adesivo sul cartello La Cruz de Sant'Antonio, così tutti sanno che siamo passati di qua, vero Mauretto? Tutti devono sapere chi noi siamo. Questo è il lago. Insomma, Questo è quello che è rimasto del lago, acqua poca. fortunatamente qua per il fabbisogno stanno utilizzando alla stragrande i dissalatori, quindi sotto questo punto di vista insomma, sono abbastanza tranquilli. Eccoci che abbiamo trovato anche l'area sosta per questa notte. Qui all'interno di Gran Canaria è pieno di aree soste, aree ricreative gratuite con tutti i servizi di carico e scarico per i camper. E quindi qui adesso ve la mostriamo in questo splendido posto in mezzo al bosco. E noi siamo qua a 1000 metri d'altezza, al sole, in calzoncini corti e maglietta. Il nostro tavolino esterno, un po' al sole, un po' all'ombra,